Ciao a tutti, benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi mi sto occupando della pulizia un po' delle aiuole, un po' del giardino. Dopo una settimana di pioggia continua, l'erba è cresciuta tantissimo, anche in mezzo alle piante. Come potete vedere, qui ho già pulito questa striscia di iris, qui ho raccolto veramente tanto ed è un'operazione abbastanza complicata, perché bisogna entrare dentro le piante con le mani, tirare l'erba che cresce incastrata fra i rizomi dell'iris e facendo attenzione a non sradicare le piante, anche perché gli iris hanno delle radici che sono sì, profonde in certo modo, però anche un po' superficiali. È molto facile tirare, soprattutto per staccare i fiori che sono appassiti, visti i fioriferi che sono ormai appassiti, e ci rimane poi in mano un po' tutta la pianta. Questo è successo questa mattina, però c'è anche da dire che l'iris, dopo un po' di anni dalla messa a dimora, vanno poi divisi e comunque allargati un pochettino, in modo da dare possibilità agli nuovi sviluppi dei rizomi di potersi appunto sviluppare in varie direzioni. Tendono a diventare molto fitti, molto compatti, e quindi poi scarseggiano le fioriture. Quindi tirando qualche fioritura ormai sfiorita, c'è il rischio appunto che rimanga in mano un frammento di pianta o addirittura tutto il cespo, se è piantato in maniera molto superficiale. Questo è successo questa mattina. Potete vedere che mi sono rimaste in mano diverse piante di iris, ma questa è anche un'occasione per poterle poi portare in altre zone del giardino, oppure regalarle ad amici o persone che amano questo genere di piante e di fiori. Quindi una mattina di lavoro che non si concluderà questa mattina, ma andrò avanti per un po' di giorni. La settimana prossima anche mi occuperò, pioggia permettendo, di pulizia delle aiuole, perché non sono più riuscito a venire giù in giardino, le piogge sono state abbondanti, c'è stato anche un clima particolarmente freddo e quindi ho lasciato che tutto si sviluppasse come per natura. Però adesso è proprio ora di intervenire. Comunque, nonostante tutto, ci sono delle fioriture che sono molto ma molto belle anche in questo periodo, perché gli iris sono fioriti, alcuni sono sfioriti come quelli del sentiero degli iris, ma altri leggermente più tardivi sono in piena fioritura. In più ho acquistato anche un nuovo iris, volevo farvelo vedere, l'ho preso ad una fiera, e con dei colori spettacolari. Prima che arrivano di nuovo le piogge a rovinare un po' il tutto, vi porto davanti questa meravigliosa pianta di nuovo in pianto, per poter osservare i fiori che si sono aperti proprio ieri. Eccomi davanti all'iris Born to Way, acquistato qualche giorno fa in una fiera. È una pianta dotata, è stata venduta con un rizome, un piccolo che sta crescendo di lato. Quello mi fa capire che poi porterei fiori magari il prossimo anno. Una pianta bellissima, un iris con un colore che non ho ancora qui in giardino. Il colore è bellissimo, guardate che bellissimo viola, questo arricciamento proprio dei petali e questa barba arancio. In più la parte superiore presenta un colore che mi ricorda un pochettino l'iris Indian Chief, che è molto diffuso anche qui nel mio giardino e anche tanto in coltivazione. È quell'iris che io chiamo sempre iris indiano. Guardate un po' i colori, questo salmone un po' spento, bellissimo, in contrasto con questo viola particolarmente intenso. Bellissimo iris, tra l'altro anche molto molto profumato. Io adoro gli iris profumati. Ed eccolo qui, un nuovo ospite qui in giardino, messo a dimora 2 giorni fa in maniera un po' superficiale, perché i rizomi devono essere piantati sempre in superficie nel terreno, e aspetto una buona crescita, nuovi sviluppi, e il prossimo anno altri fiori. Spero che riesca a crescere qui in questo angolo, creando un bel cespo con tantissimi fiori, in accostamento con la rosa Sally Holmes con fiori bianchi, quindi potrebbe creare proprio dei contrasti che sono molto affascinanti, molto belli. Anche le mie fragole hanno bisogno di una pulizia. Devo passare proprio in tutto il giardino a fare una bella pulizia di aiuole, orto e altre parti del giardino che sono state colonizzate da un bel po' di erba. Qui potete vedere che c'è la mia coltivazione di fragole. Queste sono fragole con fioritura e fruttificazione unica,
Più avanti ci sono quelle invece che vengono chiamate le 4 stagioni, che fanno fragole poi nel corso dell'anno, una quantità minore ma sempre presenti comunque delle fragole sulle piante da raccogliere e mangiare. Qui c'è qualche fragola che si sta già sviluppando. Voglio togliere un po' di erbacce da questa aiuola, perché altrimenti se si crea con l'erba un qualcosa di molto scuro, molto buio e sempre molto umido, arrivano poi tutte le lumache e si divorano le mie fragole. Quest'anno ho notato che ci sono un po' meno lumache, per adesso comunque, siamo partiti da poco con la stagione di crescita delle piante da orto e da giardino, ma ho notato una presenza minore di lumache qui nel mio giardino. Spero che sia proprio così, soprattutto nell'orto. Questo perché ho tolto quel telo di plastica che si appoggiava nel terreno e creava proprio delle dimore adatte a questo genere di animali. Comunque, liberando le aiuole dall'erba alta, dalla gramigna, cercando di aprire in modo che quando c'è il sole tende ad asciugare, le lumache stanno lontane da questi posti che possono essere un po' pericolosi per loro, perché vogliono sempre un clima umido e una superficie dove strisciare sempre abbastanza umida. Non amano molto strisciare sul secco. Quindi procederò anche qui con una bella pulizia della mia aiuola di fragole, anche perché quando facciamo una pulizia poi dopo tutto prende un aspetto molto più ordinato e invoglia anche il lavoro del giardino. Quando trascuriamo troppo un'aiuola e delle piante, alla fine poi siamo sempre un po' così demotivati ad andare lì a ripulire, perché diventa molto più difficoltoso, c'è molta più erba, l'erba è molto più alta, quindi questo vale anche per i decespugliatori, si fa più fatica quando l'erba è tanto alta. Quindi con un lavoro costante in giardino di pulizia, il lavoro è sempre leggermente minore perché si fa più in fretta, perché si è fatto un lavoro di pulizia magari 1 o 2 settimane prima, e il tutto viene mantenuto ordinato e pulito, e anche gli interventi appunto di manutenzione sono un pochettino più non tanto, ma un pochettino più leggeri, ma soprattutto quando si viene in giardino si trova sempre un ambiente abbastanza pulito, e questo proprio invoglia la passione del giardinaggio. Almeno questo è per me, non so se lo è anche per altri, però io amo anche trascurare un pochettino e poi dopo però darmi da fare per giorni interi durante la settimana, proprio come lavoro di pulizia. Io tendo a pulire sempre un pochettino le aiuole e poi dopo passo col decespugliatore, in modo che tutta l'erba che io tolgo, strappo e lascio qui nell'erba, poi col decespugliatore tendo a tritare tutto. Se c'è della gramigna molto lunga invece la raccolgo e la porto poi in una zona lontana, in modo da tenerla sempre abbastanza lontana dal mio giardino, anche se comunque la pianta più diffusa qui è proprio la gramigna. Non vedo l'ora di mangiare questa fragola, c'è un'altra rossa laggiù, stanno cominciando a svilupparsi. Purtroppo il clima è freddo, ci fossero delle belle giornate di caldo intenso, secondo me qui sotto ci sarebbe già da raccogliere un bel po' di fragole. Questa è un'aiuola circolare, l'abbiamo già vista in video di appuntamenti in giardino, dove crescono questi iris che mi sono stati regalati da una mia amica, Eloisa. Guarda qui quante piante sono riuscito a ottenere dal tuo regalo. Mi ha regalato un vaso con tanti rizomi, c'era una decina di rizomi all'interno di un vaso pieni di pidocchi. Me li ha dati così per metterli nel giardino e cercare di curarli. Nel corso degli anni questi iris io poi li ho riprodotti, li ho sistemati tutti qui in cerchio in questa aiuola. Anche questi iris molto profumati, ce ne sono anche, non so se si vede dall'inquadratura, di gialli e bianchi. Questi invece sono un mio acquisto, non ricordo il nome di questo tipo di iris. Le piogge sono state molto abbondanti, infatti potete vedere qui che si sono sdraiati tanti iris. Adesso dovrei cercare di alzare oppure tagliare e portare poi nel terrazzino della mia casa in un bel vaso con dell'acqua per avere un po' di fioriture anche in casa, cosa che mi piace anche tanto, tagliare dei fiori e portarli poi in casa. Qui c'è una rosa bianca con dei fiori molto grandi,
Spero che arrivi presto in fioritura, ma ci siamo quasi perché vedo già dei boccioli. In più non ci sono pidocchi, è una pianta abbastanza sana, quindi credo che qui si otterrà una bella fioritura. In più ho portato in questa aiuola un po' di tagete e delle piccole piantine di dalia. Spero veramente che finisca questo periodo piovoso, proprio perché stiamo arrivando in un momento di fioritura delle rose e qualcuna ha già cominciato a fiorire. Adesso vi porto davanti alle rose del mio giardino, le Knockout, per farvi vedere un pochettino il contrasto con il fiore magenta, questo colore rossiccio delle Knockout, in contrasto con le fioriture viola di questi iris che ho sistemato anche in un'altra parte del giardino. Ecco qui le rose Knockout, anche qui la potatura delle rose è stata fatta abbastanza bene perché si sono riempite di fiori, si stanno riempendo di fiori. Le Knockout sono rose che poi andranno in fiore sempre durante tutto l'anno, qui ci saranno sempre questi fiori, piante molto facili da coltivare. In accostamento, come dicevo, sempre con questo colore azzurrino violetto di questi iris della mia amica Eloisa che mi ha regalato e che io amo tantissimo. Il profumo è delizioso, in più qui c'è un'altra rosa, questa è una Golden Tower con i fiori gialli, dovrebbe crescere molto in altezza ed è una rosa che patisce tanto le malattie fungine. In più qua sotto ho piantato anche un Agapanthus che farà poi delle fioriture blu, quindi il contrasto del blu, dell'azzurro e di questo colore fantastico delle rose Knockout mi piace tantissimo. In più c'è anche questo segnavento che ho sistemato qui, che dà un tocco elegante anche a questo angolo del giardino. Ci sono piante di cui ho parlato sempre molto poco qua in giardino, credo forse mai nel canale Appuntamento in Giardino, e sono le peonie, perché ne ho veramente poche. Questa è una peonia piantata qui 2 anni fa, l'anno scorso non è riuscita a fiorire perché per sbaglio sono passato col decespugliatore e l'ho praticamente decapitata, quindi è nata poi e non ha più fiorito, ha creato un bel cespuglio con delle foglie veramente molto ma molto belle. Quest'anno mi sono ricordato della sua presenza, quindi ho fatto attenzione a passare poi col decespugliatore nella prima pulizia del giardino con quell'attrezzo, e così è arrivata in fioritura una pianta che fa questi fiori bianchi leggermente screziati di violetto, ma solo in qualche petalo, e i petali inferiori sono di un colore leggermente rosato, un po' un rosa antico. Ci sono altri fiori che devono aprirsi, quindi qui ci sarà veramente un bellissimo cespuglio fiorito di bianco che dà sempre tanta luce nel giardino. Questo è un piccolo angolino adiacente al sentiero che porta nell'orto, e quest'anno, fine inverno, ho seminato i delphinium, le speronelle. Mi piacciono tantissimo perché mi ricordano sempre questi giardini vittoriani, non so perché, ho sempre questa idea con le speronelle, i delphinium. Li ho seminati, questa mattina li ho portati qua nel giardino, poi devo dargli una bagnata, sono veramente piante molto piccole, qualcuno è cresciuta un po' di più, però proprio come dicevo anche l'altra volta, la semina in terriccio universale, quello classico, non dà mai dei risultati che sono belli come sviluppo delle piante. Ho notato che faticano, bisognerebbe acquistare proprio un terriccio di semina professionale per avere dei buoni risultati. Il prossimo anno farò così, eviterò il terriccio universale. Infatti i delphinium hanno faticato anche tanto a crescere, qualcuno è cresciuto un po' di più, come potete vedere lì, gli altri sono rimasti molto piccoli, eppure sono stati seminati tutti nello stesso giorno. Comunque li lascio crescere, spero di ottenere queste bellissime piante che non sono mai state nel mio giardino, a parte un delphinium che avevo acquistato 2 anni fa e che poi non è riuscito a sopravvivere perché l'ho messo in una zona che era troppo secca, anche d'estate, molto calda e molto secca. Queste sono piante che vogliono sempre una leggera umidità del terreno, crescono anche nella semi-ombra luminosa, e sono piante che non gradiscono assolutamente rimanere in un terreno secco. In più, da quello che ho letto, anche sono piante che non gradiscono molto essere spostate di vaso in vaso o di vaso in terra. La semina è stata fatta nel vasetto e quindi tutto il pane di terra è stato inserito nella terra senza disturbare le radici. Dai, vediamo cosa succede. La fioritura di queste piante dovrebbe essere poi a metà estate, fine estate, dovrebbero arrivare in fioritura. Spero di riuscire a portarvi davanti la bellezza dei delphinium.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato ad un giro in giardino tra pulizie delle aiuole e le fioriture. Qui, come potete vedere, dove cresceva il banano, che negli anni scorsi in questo periodo era già abbastanza sviluppato, c'è una specie di piccolo deserto con delle piccole piante di banano che stanno crescendo, proprio perché c'è stato un problema di freddo intenso che non ha gradito quest'anno. È stato forse uno dei primi inverni normali dopo 6 o 7 anni, con un freddo particolarmente intenso, e il banano ha patito veramente tantissimo, probabilmente anche perché c'erano tanti esemplari, tanti fusti che avevano fiorito e fruttificato, quindi erano già vecchi, e i piccoli che erano cresciuti li ho appunto regalati un po' in giro e quindi avevo tolto le nuove crescite. Però fortunatamente ce n'è 1, 2, 3, 4, 5 e quindi ricolonizzeranno di nuovo questa parte che si è aperta, che sembra un pochettino disordinata, sembra un qualcosa di particolarmente strano qua in giardino. Però ricordiamoci sempre che il giardino è anche un laboratorio dove si può sperimentare, e quando ci troviamo davanti a delle situazioni che non ci convincono tanto, o è successo un piccolo disastro come qua con il mio banano che era il re del giardino, bisogna mettersi un pochettino in attesa e attendere che cosa ci vuole poi proporre la natura come cambiamento. Vediamo che cosa si svilupperà, come si svilupperà. Nel frattempo molte piante sono in pieno sviluppo, come le osta, c'è un'altra peonia, gli elebori sono alla fine un po' del loro sviluppo, il Cardiocrinum giganteum sta di nuovo crescendo, credo che arriverà in fioritura. Qui c'è un'ortensia aspera sargentiana, spero di ottenere anche i suoi fiori. Quest'anno sarà un pochettino più luminoso il posto dove vive questa pianta, dove ho sistemato questa pianta, perché di banano ce ne sarà un pochettino meno e quindi lascerà passare un po' più luce, si svilupperà anche bene. C'è una brunera, ci sono altre piante, l'euchera, e tra un po' fioriranno poi anche tutti gli emerocallis. Comunque andiamo avanti qua nel giardino sempre con qualcosa che la natura ci propone, sempre di nuovo, o anche, come potete vedere, dei cambiamenti, ma tutto questo arriva sempre ad un risultato finale che è un pochettino la bellezza, perché quando lasciamo fare anche un po' alla natura, la natura sistema sempre tutto a suo modo e quasi sempre in maniera molto armonica e naturale. Con questo vi saluto e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!